Ciao ragazzi, oggi parleremo della Spagna e ci collegheremo con la Costa del Sol, con Malaga e parleremo con Danilo che vive là già da diversi anni. Ciao! Ciao Danilo, ci sei? Ciao Riccardo, ci sono forte e chiaro. Come stai? Tutto bene? Tutto bene? Ieri è stato il mio compleanno, quindi diciamo che vengo da una giornata di festa, amore, Fresco fresco, felicità, freschissimo, 27 freschi, è un momento molto, molto bello della mia vita. Bene, bene, allora infatti ci racconterai un po' com'è lì a Malaga. Caldo, si sta bene? Guarda, devo dire che oggi c'è stata la prima giornata forse di nuvoloso, dopo mesi di sole, caldo, incredibile. Qua a Malaga la temperatura, diciamo che già dopo Pasqua inizia a aumentare sempre più. Diciamo che ora, settembre così, inizia a abbassarsi, però l'abbassarsi non sono 15 gradi, sono 27-28. Quindi ancora mi rimane a me un po' d'estate da vivere. Eh sì, lì di sicuro. È il sud della Spagna, no? La Sì, la, parte la più chiamano calda. Costa del Sol, quindi tu immagina che sole e mare. Bene, bene. E allora, intanto è un grande piacere averti ospite qui ad Italian Globetrotters. Benvenuto. Un piacere. Io prima di chiederti un po' più nello specifico qualche domanda su come si vive in Spagna e principalmente a Malaga dove te vivi, ecco, presentati un po' per chi non ti conosce, raccontaci un po' la tua esperienza, la tua storia, da dove vieni, perché ecco, hai lasciato l'Italia. Allora, innanzitutto chiedo scusa se dovessi bloccarmi perché diciamo che non parlo italiano da molto tempo. Quindi io sono andato dall'Italia via da diverso tempo. Diciamo che questo qua non è l'unico paese dove io ho vissuto, però oggi parliamo della Spagna, dove è il paese che io vivo. Me ne sono andato dall'Italia che avevo 17 anni, sono andato via in direzione Germania e sono rimasto in Germania 5 anni. Me ne sono andato dall'Italia perché, guarda, sinceramente è stata una questione tra il lavoro dei miei genitori e un po' la situazione che in quel momento in Italia era abbastanza complicata. Sappiamo benissimo tutti gli anni di difficoltà, di crisi profonda che ci sono stati. I Sì. miei genitori hanno pensato di cambiare di paese per andare a cercare, diciamo, una tranquillità, a cambiare, fare una nuova esperienza. Quindi io sono, diciamo, non stato costretto perché potevo scegliere se rimanevo in Italia, potevo andare a Milano, potevo continuare la mia vita lì, però ho preferito andarmene con i miei genitori e sono andato in Germania. In Germania la parentesi è stata, ho fatto esperienza, tante cose più o meno, magari ne parleremo in un prossimo video della mia cosa in Germania. Dopo 5 anni mi sono, tra virgolette, stufato di stare lì perché lavoravo, stavo bene, avevo tutto, mi ero appena comprato anche una macchina, avevo tutto, però non ero felice a livello mio interno personale e quindi sono venuto in vacanza a Malaga perché un amico mio sapeva la situazione che stavo vivendo, quindi mi fa: Danilo, perché non vieni qua in vacanza a Malaga, ti fai una Vai. settimana? E guarda che te lo giuro, era febbraio, io sono venuto qua a febbraio, quindi immagina inverno dove è la stagione della pioggia, stagione dove è più Certo. tranquillo Malaga, e sono venuto qua, sono innamorato di questa terra. Quindi che ho fatto? Sono tornato in Germania a chiudere delle pratiche e poi mi sono trasferito qua a Malaga e ora ho fatto 2 anni che sono qua. Sono già quindi 10 anni che sei lontano dall'Italia. Praticamente sì, ora ho 27, quasi 10 anni che sono lontano da casa. Però lì in Spagna sei da solo, giusto? Mentre in Germania non lo eri. Guarda, io in Germania sono stato con i miei genitori per poco tempo, perché subito dopo, praticamente tra una cosa di lavoro, io ho avuto la fortuna di vivere comunque una piccola carriera da giocatore di basket professionista. Quindi praticamente ho avuto l'opportunità di, quando sono andato in Germania e grazie a dei provini sono riuscito a integrarmi in questa squadra, quindi in questo ambiente e sono andato fuori casa. Poi è successo il fatto di un infortunio che non mi ha permesso di continuare a livello professionale la mia carriera, quindi è successo che in questo tempo di infortunio mi sono avvicinato al mondo della moda e quindi praticamente sono sì andato là con i miei genitori, ma è come che non fossi stato con i miei genitori, quindi è come che io non sono stato praticamente quasi mai a casa. Quindi diciamo che per me il fatto di trasferirmi dalla Germania alla Spagna non è stato così tanto difficile perché già avevo vissuto Da solo. il stare solo. Ah, ho avuto anche una parentesi di 6 mesi a Milano, quando avevo 23 anni, mi pare. Sono stato nel campo della moda e solamente che il campo della moda, diciamo, un po' mi aveva stancato per come lo facevo io, che ero solamente, tra virgolette,
virgolette, il modello, quello che stava dietro la camera. Mi è sempre piaciuto lavorare come tipo design, tutte queste cose, quindi quando sono andato a Milano sono andato per cercare di incontrare una forma per entrare nelle case di moda, però non facendo il modello, lavorando per le case di moda. È stata un'esperienza bella, però è durata molto poco, mi sono reso conto che non stavo bene e io quando non sto bene apro le ali e volo. E senti, oggi te lì a Malaga che lavoro fai? E anche, insomma, a livello di lavoro, se lo sai, insomma, com'è la situazione lavorativa, anche lì in Spagna, se insomma si guadagna bene, se gli stipendi sono buoni, se è un po' come l'Italia, se è meglio, insomma. Inizio col dirti che quando sono venuto qua in Spagna, sono venuto in una situazione economica non facile, ma non perché io non avessi, ma perché siccome io vivevo in Germania, avevo praticamente contratto di casa, avevo una macchina che praticamente avevo comprato da poco e quindi avevo un finanziamento, avevo un debito con la concessionaria e tutto questo. Quindi tu immagina che io per decidere di andarmene sono stato costretto, tra virgolette, a rimandare indietro tutto, a dare indietro tutto quello che avevo. E questo mi ha creato delle difficoltà perché chiaramente ho dovuto pagare tutto quello che avevo bisogno di pagare. Quindi quando sono venuto qua in Spagna, io sinceramente sono venuto non avendo tanto. Ed è una cosa che consiglio alle persone di non fare, di andare in un paese avendo poco. E ora spiego il perché. Quando io sono venuto qua, io avevo soldi praticamente per pagare una stanza, che io ho pagato una stanza condivisa con altre persone, e quindi praticamente non sapevo nemmeno la zona, che zona era di Malaga. Io ho chiamato un amico mio, che lui viveva qua, e gli ho detto, trovami la casa più economica, la stanzetta più economica, e tu immagina che io venivo da una situazione differente, perché io venivo da una situazione dove avevo già una sistemazione che stavo bene. Questo mio amico non si è fatto problemi, ha visto la prima casa, penso, a un prezzo basso, e quindi sono venuto qua a Malaga, ho iniziato non avendo lavoro. Io il primo giorno che sono venuto qua a Malaga non avevo né lavoro, nessun contatto di lavoro, e Malaga è una città fondata sul turismo e sulle attività che possono essere attività tra persone, discoteche, locali, ristoranti, la zona portuaria è pienissima di negozi. Quindi tu immagina che quando sono sceso io dall'aereo, la prima cosa che ho detto, non ho abbastanza soldi per vivere a lungo e non ho nemmeno tanto il tempo per permettermi di poter scegliere un lavoro. Mi ricordo che sono andato a comprarmi una camicia, cioè io racconto la storia come è andata. Sono arrivato di mattina, pomeriggio sono andato a comprarmi una camicia e sono andato a cercare dei lavori nelle discoteche che stavano in quel momento pulendo, c'era una persona dentro che puliva una discoteca. Sto parlando che non era Covid, non c'era niente. Quindi diciamo che già, esatto, molto più semplice. E io sono entrato in una discoteca perché avevo saputo che il ragazzo che era responsabile di questa discoteca era italiano, quindi è normale che l'italiano cerchi o il ristorante italiano o le persone, magari colleghi italiani. E quindi che ho fatto? Sono entrato dentro, c'erano le persone che non mi facevano entrare, ho detto io, guarda, sono un amico del responsabile, che non era vero, non era vero. Lui è uscito e mi fa, ma tu chi sei? Faccio io, piacere Danilo, ho bisogno di lavoro. Parlo 4 lingue, ho fatto questo, ho sempre lavorato in boutique di moda, in case di moda, quindi già sapevo comunque parlare alla gente. Io ho detto, guarda, cameriere, ragazzo della pulizia, magazziniere a portarti le Coca-Cola dentro la discoteca. E lui mi ha detto, mi fa, guarda, mi è piaciuta questa cosa, perché ovviamente in un posto come Malaga, un posto dove c'è molto turismo, ai proprietari responsabili piace molto il fatto che tu sia slanciato, non so se... E quindi praticamente sono andato là, gli ho detto, e lui mi fa, guarda, stasera vieni, fai una prova come relazione pubblica. In Italia si chiamano i PR, che danno i bigliettini o ti portano dentro la discoteca. Io sono andato là e devo dirti che ho avuto molto successo perché praticamente sono stato furbo, perché Malaga è una città di turisti pienissima di italiani, turisti che vengono italiani. Io che facevo? Cercavo di andare in giro a cercare gli italiani perché io non sapevo fare questo lavoro. E dopodiché mi sono, tra virgolette, aiutato con l'inglese. Non parlavo spagnolo, cioè parlavo un po' di spagnolo, però ho pensato che lavorare in discoteca, lavorare con della gente mi avrebbe aiutato a insegnare lo spagnolo, e quello io volevo, perché volevo parlare spagnolo il prima possibile. È successo che dopo una settimana questa
questa persona mi ha fatto responsabile della relazione pubblica del locale. Dopo 2 settimane volevo andare via perché, guarda, io non ho mai lavorato di notte. Il mondo della notte è bello a chi piace e me ne sono voluto andare e ho avuto la fortuna di entrare a lavorare presso Zara, perché praticamente io avevo la fortuna di aver già lavorato presso la compagnia Inditex, che è la compagnia padrona di Zara, Massimo Dutti e tante altre compagnie. Quindi già sapevo come fare e sono entrato là, me ne sono andato dalla discoteca, poi ho fatto un pezzo di tempo, ho fatto tra discoteca per riuscire, diciamo, un po' a guadagnare un po' di più, a fare degli extra e lavorando da Zara, fino a quando arriviamo al momento del coronavirus. Accade che praticamente Zara, io non avevo un contratto a tempo indeterminato, immagino, avevo un contratto, i classici contratti che fanno un mese e poi fanno 2 mesi e poi forse ti fanno 6 e poi indeterminato. Quindi io andavo tra la discoteca, un misto tra contratto in regola e qualche cosa extra. Io lo dico per far capire un po' il mondo della notte, no? Poi Zara aveva un contratto di 2 mesi, solamente che arriva il lockdown, chiudono tutto, io mi ritrovo senza 2 lavori e lì inizio a fare quello che ora è il mio lavoro. Inizio a cercare di riuscire a farmi conoscere nei social media e lavoro come influencer. Sono uno delle persone con il profilo di TikTok, che è il social del momento più grandi di Spagna, però io sono riuscito, diciamo, a estrarre fuori dal TikTok, dal divertimento, la mia parte professionale, che io sono sempre stato appassionato di fotografia, videomaking, e quindi ora mi occupo appunto di fotografia sui social, YouTube, podcast e tutte queste cose. Ne passate un po' di tutti i colori, come un po' Sì. penso chi va all'estero, come hanno passato, ora staranno guardando tanti italiani, ma comunque tante persone che vanno all'estero si devono un po' arrangiare, soprattutto i primi tempi. È la storia un po' di tanti queste, no? Meriti Sì, tanto rispetto, come tanti italiani che fanno queste cose. lavorando di notte ho conosciuto molte persone spagnole, questo mi ha aiutato molto a conoscere già, diciamo, il centro della città, a conoscere persone che magari mi possono offrire anche altri lavori, però è vero che quando un italiano o quando una persona creata di qualsiasi paese va all'estero, va a cercare sempre il simile, il connazionale, e io ti devo dire che io non ho mai cercato di avvicinarmi troppo agli italiani, ma non perché avessi un problema, però il problema è proprio quello che quando noi usciamo da una zona di comfort, come per esempio andare in un altro paese, secondo me è un po' una stupidaggine rimanere nel comfort Dell'italiano. dell'italiano, sì, perché è Giusto. come che quello ti frena. Io penso che quello là ti frena molto. Il fatto che tu arrivi in un paese, esci con altri italiani, frequenti locali di altri italiani, cioè ci sta, io lo capisco che magari sei una persona forse meno aperta, ti viene più difficile. Però secondo me è anche una questione che se tu rimani là, è come che stai rimandando il giorno in cui puoi conoscere altra gente. E secondo me, quando tu conosci l'altra gente, puoi iniziare a svoltare la tua vita in un altro paese. Giustissimo, sono pienamente d'accordo. Cresce, no? Come persona, migliora, matura. In Germania molto, molto, molto più difficile riuscire ad avere, e non ti dico l'amicizia, ma ti dico la fiducia, nel senso di far aprire una persona. Sono molto più fredde. Gli spagnoli sembrano italiani che parlano un'altra lingua. Specialmente io sono siciliano. Immagina che io non vedo molta differenza. Ti dico che è molto più facile fare amicizia e aprirsi in un posto come la Spagna. Sicuramente te poi l'hai vista questa differenza, dalla Germania alla Spagna penso che la differenza sia enorme. A me, te lo giuro, mi è sembrato di rinascere. Ho detto io che ho fatto tutto quel tempo in Germania. Ovvio, vivere esperienze ti aiuta, perché ovviamente se sono arrivato qua con più maturità e ho vissuto delle cose anche forti, quindi sono venuto qua già abbastanza spremuto, quindi per me è stato più facile. E ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! Parlando sempre di lavoro, eccetera, lì in Spagna il lavoro si trova bene, c'è lavoro e si guadagna anche bene lì dove abiti te, insomma in quelle zone, oppure è un po' tipo l'Italia dove
ora come ora gli stipendi sono bassi, si trova male lavoro. Allora, qua trovare lavoro, secondo me, per una persona che viene qua a cercare lavoro, secondo me è facile, ti spiego il perché. Perché il lavoro che qua è forte, come ho detto prima, è un lavoro di locali, ristoranti e hotel, tutte queste cose. Questo che significa? Che secondo me se viene una persona magari che vuole iniziare a ambientarsi e vuole fare il cameriere, ha tante possibilità di poterlo fare per poi iniziare, diciamo, la sua scalata per vivere. Certo. Magari io vado in un posto dove questi lavori sono più difficili, per esempio, quando io sono andato in Germania, ti dico, secondo me è più facile trovare un posto in un ufficio, in un negozio, che in un ristorante. Ti spiego il perché. Siccome là non c'è la cultura del ristorante, non c'è la cultura del bar, sono meno. E ovviamente lì il problema è che il fatto che tu sei un ragazzo che non parla manco la loro lingua, diciamo che è un po' più difficile, mentre un italiano, sai, unos, dos, tres, lo può capire. Gli stipendi, secondo me, sono simili all'Italia, però diciamo l'Italia meridionale, perché io sono stato a Milano e so che a Milano, per esempio, uno stipendio al nord Italia è più alto, è anche vero che la vita è più alta. Gli stipendi normali, tradizionali, sono, per esempio, ti faccio degli esempi pratici, facevo 28 ore, una cosa del genere, guadagnavo 1100-1000 euro, però è anche vero che il costo della vita, gli affitti, e berti una birra in un bar, €1,50 e 50, per esempio, una tapa che sarebbe un piatto piccolo del pane, tipo delle loro bruschette, €1. Quindi è normale che tu quando esci, magari ti dico con 10 euro ti bevi 2 coppe di vino, una birra e 3 tapa. Quindi diciamo che è una grande differenza. Io quando vivevo a Milano, per mandarmi a mangiare una pizza e 2 birre, 30 euro. Il fatto che lo stipendio sia più basso o comunque non raggiunga i 2000 o non raggiunga i 1.800 netto, magari può fare anche un po' paura alla gente, però la gente deve capire che se io vado in Svizzera e guadagno 6.000, pago 3.000 d'affitto. Sì. Quindi io penso che la gente deve pensare al fatto che è vero, gli stipendi magari non sono alti, però la qualità della vita è altissima, perché la qualità, per come la intendo io, il cibo, il tempo, la gente, queste cose non escono nello stipendio, però ci sono. Cioè, vanno considerate, certo. Io ho vissuto in pienissimo centro storico, pienissimo, che io scendevo, veramente avevo la statua di Picasso di Malaga, che mi guardava. Io pagavo 450 euro tutto incluso, un monolocale con bagno, cucina, ma io a Milano pagavo 420 euro in una stanza praticamente non in centro, fuori, dovevo prendermi 10 stazioni della metro, quindi ti dico, è diverso. Molto diverso. Comunque, quindi, allora, io ti volevo chiedere come si vive a Malaga, ma praticamente mi hai già risposto che vivi benissimo e la qualità della vita è alta, giusto? Ci vivi bene te a Malaga? Guarda, io ho conosciuto tantissime persone che sono venute qua, ragazzi, ragazze d'Erasmus, studenti, e ti posso dire che, te lo giuro, non è una bugia, queste persone quando se ne andavano via, era l'ultimo giorno prima della partenza del ritorno in Italia, piangevano tutti, ma piangevano non perché magari gli era finita questa cosa, piangevano dicendo mi mancherà Malaga. Io sono andato a visitare i miei genitori in Germania, la prima volta che sono andato dalla città all'aeroporto in taxi, te lo giuro, ero ansioso, non volevo prendere l'aereo, è una cosa incredibile. Malaga è una città come una calamita. Io veramente, Bello. se la gente vuole farsi in viaggio, perché comunque è molto vicino rispetto a, se io vengo dall'America è diverso, è incredibile. Poi ovviamente per quello che riguarda me, io sto parlando di quello che mi piace a me della vita, e io sono una persona molto tranquilla, lo ripeto, non mi piace molto la notte, ma qua se ti piace la notte, ti piace il movimento, il turismo, il paradiso. Se tu vuoi parlare, vuoi informare anche degli aspetti negativi, ti dico, gli aspetti negativi magari quali possono essere. Certo, ti volevo chiedere i pro e i contro di vivere lì, in Spagna. Diciamo che l'aspetto negativo principale, penso, per qualsiasi italiano in qualsiasi parte del mondo è la cucina. Sembra una stupidaggine, ma no, la cucina per un italiano è importante. Però, oddio, te lo sta dicendo uno che ha vissuto in Germania, quindi... Però appunto, Oddio. ti volevo dire, rispetto alla Germania o del nord Europa, in Spagna penso che si mangia molto meglio, no? Ovvio, si mangia bene, nel senso non è che si mangia male, però ovviamente io alcune volte parlando con gente che viene e dice no, che qua non riesco a mangiare bene,
questi non sono problemi, nel senso, quello che mangi in Italia lo puoi mangiare anche qua. È normale che se tu stai con gente o ti trovi il fidanzato, la fidanzata spagnola, per esempio, la mia ragazza mi dice sempre: ma quanta pasta mangi? E gli faccio: Perché è silenzio, la spagnola lei, pasta, sì, lei è spagnola, la pasta è non sacra. si tocca, La cioè. pasta per me, la pasta, il pane. E lei mi dice Eh, sempre: ma quanto carboidrato te come? Perché significa quanti carboidrati mangi? mangi, Lasciami stare. Ma mia nonna, se io non mangiavo il pomodoro con il pane, eh. si arrabbiava. Ho capito che è caldo, bene o male, ma durante l'anno, anche nell'inverno, eccetera, com'è il clima lì? Guarda, io ti posso dire che il freddo non l'ho mai sentito, ma non perché venissi dalla Germania che là c'è freddo, nel senso d'inverno. Secondo me fa più caldo qua, tra virgolette, che in Sicilia, però non so il perché, è una temperatura strana, è una temperatura che è sempre mite. L'unica settimana di freddo, arriva una settimana di freddo, ma il freddo è quello alle 4 di notte della mattina, quando sei fuori e magari ci sono 9 gradi perché c'è del vento freddo, però Sì. veramente è una settimana sola e dopo, cioè praticamente tu puoi uscire, non ti dico con le mezze maniche tutto l'anno, il 90% dell'anno sì, e l'altro 10% restante un giubbotto di pelle o il giubbotto Sì, di sì, jeans, sì, per ok. farti capire. Ovvio, poi il caldo si fa sentire agosto, luglio, perché qua arriva un fenomeno che si chiama terral, che è un vento che viene dal nord della Spagna. Molti pensano che arriva dall'Africa, invece non è dell'Africa, viene dal nord della Spagna ed è Mhm. un vento caldissimo, proprio una cosa assurda che tu senti che ti brucia la pelle, nel senso che arriva questo vento caldissimo e lì soffri magari 2 o 3 giorni se non sei abituato. C'è stato un giorno di terral 44 gradi. Col vento caldo, che il vento caldo veramente se tu entri in acqua ti manca il respiro perché fa caldo. Accade poco, però sì, bisogna dirlo. Cioè, se una persona viene qua in vacanza e magari Certo. si becca quel giorno, io il giorno che sono arrivato qua a Malaga, 2 anni fa, sono arrivato il 1° di agosto, il 31 il 1° di agosto, c'era Terralli. Io quando sono uscito dall'aereo, ho detto io, oddio, ho Dio. fatto scala a Dubai, te lo giuro, un caldo, ho detto io, mi manca l'aria, che cos'è? Per esempio una giornata come oggi, ora magari in ottobre, novembre arriva un po' più di fresco, si sta tranquilli, però ti dico, il tempo è spettacolare, cioè qua è il sole veramente Tanto sempre. sole. Una delle cose più belle, io vivendo in Germania, quindi ho perso anche questo, qua a Malaga, che quando apri la finestra la mattina, ti alzi, ti rompi le scatole che magari devi andare al lavoro, però il tempo, ti dico, il sole secondo me fa tutta la differenza del mondo, il Mhm. tempo, cambia le persone. Infatti nei paesi dove c'è più sole, di solito anche le persone, no? Sono più accoglienti, più calorose, meno fredde. Totalmente. Io non potrei mai andare in un paese, anche se è bello, se non c'è un tempo buono, perché ho capito veramente sulla mia pelle che fa tutta la differenza del mondo, tutta. E gli spagnoli come sono? E anche rispetto agli italiani ci sono dei pregiudizi oppure nel senso non si fanno tanti problemi? Dopo che li abbiamo battuti all'europeo, diciamo che no, scherzo. Guarda, gli spagnoli rispetto agli italiani, l'unica differenza, almeno quella che posso dirti io, negativa rispetto agli italiani, l'italiano è molto più criticone, accade qualcosa, c'è un problema, è come che entra in una modalità dove non capisce più niente, quindi è come che entra dentro questo loop. C'è un problema e rimane sul problema. In Spagna la gente ha un problema, si che va avanti, va avanti. È come che hanno questa onda che è incredibile. Per il resto siamo praticamente uguali. Forse gli spagnoli sono un po' più festaioli, gli piace molto Mm. più il divertimento. Quando si incontrano, ballano, fanno, dicono le discoteche, le persone ballano tutte. Cioè in Italia mi ricordo che quando andavo, solitamente stavamo lì, poca gente ballava, il nostro modo di ballare è anche diverso, no? Qua invece ballano, Scatenano proprio, mangiano, eh. fanno sì, spazi, però ti posso dire una cosa, siamo praticamente uguali. E poi l'italiano in Spagna, ma io penso l'italiano nel mondo ha il suo fascino, cioè nel senso noi italiani piacciamo. Senti, ti volevo fare un paio di domande che magari una persona che si vuole trasferire, secondo me, ne tiene di conto. Se è un paese sicuro a livello di sicurezza, com'è, se c'è delinquenza, rispetto chiaramente alla tua esperienza, e com'è la sanità. Io penso che a livello di sicurezza, a livello di, almeno io parlo per Malaga, io sono stato a
Milano e non posso fare il paragone perché Milano è una città molto più grande, quindi diciamo una città con più pericoli perché è più grande. Però ti posso dire che qua l'unica cosa che devi stare attento è una città molto di turismo, quindi sai, magari ci possono essere persone che sanno questo e magari si possono avvicinare e iniziare l'attività di ladri, ci sono diversi borseggiatori, ci possono essere, o magari la gente che aspetta che una persone sono ubriache per rubargli il telefono in discoteca. Io lavorando di notte ho vissuto in prima persona magari qualche ragazza piangere perché hanno rubato la borsa così. Altre cose, delinquenza, ti dico di no perché non deve fare paura, secondo me, perché non è così tanto elevata che tu dici siamo in una città del centro Latino America, questo assolutamente no. Io vengo dalla Sicilia e posso dire che è più pericoloso lì, Messina è più pericoloso lì che qua, perché ti dico che anche il fatto che la vita è molto più serena, che loro sono più sereni. Poi una cosa anche importante, ti dico, una cosa che sembra una stupidaggine, però qua quando qualcuno si diverte non rompe le scatole a qualcuno, magari bevono, però bevono e ballano, cioè magari in strada gridano, cantano. A Milano per esempio la situazione è più pericolosa quando la gente beve, là bisogna avere più occhi, secondo me. Però è anche vero che questo paragone non si deve fare perché Milano è una città super grande rispetto a Malaga, Malaga è piccola. La sanità, io ho avuto la fortuna di ricevere la targhetta sanitaria che sarebbe l'assistenza sanitaria come in Spagna, che è una cosa che puoi ottenere quando tu lavori qua. Se tu non lavori qua, non hai un contratto di lavoro, se hai bisogno di qualcosa, hai la targhetta, credo che hai quella europea che vale anche in Spagna. È come però una testa ovviamente sanitaria, diciamo. Esatto, però ovviamente se ti capita per esempio che tu vai qua in ospedale, magari una volta, e loro ti registrano, poi ti capita di andare dal medico, ho bisogno di un medico, ho bisogno di qualche controllo, eccetera, eccetera, dopo un po' di tempo, loro effettivamente vedono e ti dicono dovresti farti la sanità spagnola. Perché se tu vivi qua devi avere questi documenti, non è che puoi continuare. Diciamo che la sanità italiana, io guarda, non ce l'avevo più perché ero andato in Germania, quindi avevo quella tedesca, però quando sono venuto qua ho perso quella tedesca perché quella tedesca è privata, quindi non pagando più non ce l'hai più. Non ce l'hai più? Io ti devo dire sinceramente, i primi mesi non mi è successo niente per fortuna, avrei avuto quella italiana perché io comunque rimango cittadino italiano, però poi con il lavoro, con un contratto di lavoro, anche un piccolo contratto di lavoro, loro ti devono dare la sanità. La sanità, ti dico, non sarà ai livelli, secondo me, del Canada, del Lussemburgo, non so, tedesca, però per la mia piccola esperienza, per fortuna che non è che ho avuto molto a che fare con l'ospedale e una volta mi sono fatto male un gomito, sono andato là, mi sono fatto controllare, mi sono sembrati super simpatici, tranquilli, diciamo, le strutture sono buone, però oddio, io posso parlare della mia esperienza nell'ospedale dove sono andato io, non ho idea girando un po' cosa si possa incontrare. Certo, no, ovviamente. Non posso dirti, però l'unica informazione importante che ti posso dire è questa della targhetta sanitaria, che è una cosa che ti danno se tu lavori, perché è come una cosa che il datore di lavoro deve pagare per te e tu la... E poi è pubblica. Ah, ok, la paga il datore di lavoro per te se sei un dipendente ed è pubblica, quindi non è privata. C'è anche la privata, però per esempio è pubblica. Per se tu sei uno spagnolo, se tu sei di cittadinanza spagnola, hai il diritto alla sanità. Qua in Spagna, se tu sei cittadino è pubblica, puoi avere anche la privata e se lavori hai diritto che tu sia italiano, francese, se tu lavori qua, sei registrato qua, che si chiama NIE, la registrazione, hai, tra virgolette, il diritto se lavori alla sanità. La gente che viene a lavorare qua non può entrare in regola, nel senso non può mettersi in un contratto di regola se non è registrata con un NIE, il famoso NIE. Ci sono due NIE, un NIE temporale che è importante perché è come quel NIE che tu vieni a fare un'esperienza e magari cerchi lavoro, poi lo prendi, dopo 8 mesi ti fai uno ancora più largo di tempo, fino a quando non diventi, tra virgolette, fisso qua in Spagna. Io per esempio ora ho il fisso, però diciamo che io, essendo un imprenditore, qua ho tantissimi documenti, cioè a me veramente mi manca solamente la cittadinanza, dopo ce l'ho tutti, però questo, se una persona viene qua deve registrarsi, deve prendere appuntamento e dopo 1 o 2 settimane gli fanno questo foglio e dopo avere questo foglio possono cercarsi un lavoro con contratto.
E ti volevo chiedere, visto che siamo in tema, la situazione Covid lì in Spagna com'è e com'è stata gestita? Qua, quando praticamente è iniziato tutto, ci hanno chiuso in casa dopo l'Italia. L'Italia è stata prima a chiudersi, dopo hanno chiuso altri paesi, ha chiuso la Spagna dopo. È passato tutto, ora in questo momento Malaga si trova al livello più basso, a livelli di casi, quindi è molto aperta. Le discoteche sono aperte fino alle 3:30, quindi già un contatto, gli stadi sono aperti, fanno concerti con le mascherine, tutte queste cose. Non c'è bisogno più di mascherina all'aperto, tavoli insieme, per esempio nei ristoranti, nelle terrazze fino a 8-10 persone. Mi sembra strano dirti che qua abbiamo chiuso le cose dopo, le abbiamo aperte già da un sacco di tempo e ancora, per esempio, conosco amici miei dall'Italia che si stufano, che devono fare un sacco, non possono fare un sacco di cose. E non ti so dire effettivamente se qua sono stati un po' più pazzi, però per esempio la Spagna è stato forse l'unico paese che dopo che hanno imposto il Green Pass nei locali per entrare, quindi per esempio entrare nei locali dovevi mostrare il Green Pass, qua in Spagna è decaduto, cioè la gente ha fatto decadere il Green Pass. Qua io se voglio andare in un ristorante, nessuno, o un cameriere, il proprietario, non può vedere i miei documenti e dirmi o pensare o dire quello che io ho come sto. Qua in Spagna l'hanno anche un po' capito e hanno mollato un po' la presa. Per esempio i poliziotti, quando ti incontravano senza mascherina, a me mi hanno incontrato 4 volte senza mascherina solo, magari mi dicevano guarda mettitela, nel senso così e vai. E alcuni mi guardavano e non dicevano niente. Immagina che qua per esempio una stupidaggine che ora fanno è quella di chiudere le spiagge alle 11 della notte, dalle 11 alle 7 del mattino. Le chiudono, siccome è una città di spiaggia, per evitare il fatto che la gente possa mettersi a fare bottiglione, che sarebbe bere, chitarra, tutte queste cose. Sì, festini. Ma poi in Spagna qua è decaduto il Green Pass perché dicono, ma io come fa? La persona che controlla i documenti delle persone, che autorità ha a livello legale a vedere i documenti delle persone? È una cosa assurda che non esiste, non esiste. E quindi secondo me il fatto che qua è successo anche questa cosa che è decaduta, che è caduta, è stata una vittoria del popolo, così. Cioè, se ho capito bene, lì c'era un po' il Green Pass come in Italia per i ristoranti, locali, teatri, esatto. Poi piano piano è decaduto, quindi ora non c'è più, cioè chiunque può andare a No, mangiare. ma no, piano piano, no, dopo 3 giorni. Ah, dopo 3 giorni, ma per proteste della popolazione oppure perché hanno visto che non era gestibile? Secondo me hanno visto che non era gestibile una cosa simile. Tu come puoi pensare per esempio, vabbè, io ti parlo di Malaga, ma tu come puoi pensare di poter controllare tutti questi posti? A parte che per fare una cosa simile dovresti pagare una persona, cioè tu paghi una persona per metterlo davanti alla porta a fare questi controlli. Cioè, quindi questa persona che sta lavorando, che sta percependo dei soldi in base a che studi, in base a che cosa. Poi un secondo, cioè io entro in un locale perché devo farti vedere come mi chiamo, il mio cognome, dove vivo e farti vedere il mio stato di salute. Mi sembra un po' assurdo, cioè fuori dal mondo e fuori dalla libertà. Io nel mio mondo, nel senso io per il lavoro che faccio ho moltissime persone che mi seguono, quindi ho moltissime persone di un parere e moltissime di un altro parere che possono essere uguali al mio. Io non posso mettermi a fare delle proteste perché uno non mi conviene e due creerei altra guerra su questa cosa. Ti volevo chiedere, questa tua esperienza che hai avuto, quindi da quando hai lasciato l'Italia, dalla Germania alla Spagna, quanto per te è stato difficile e quanto ti ha cambiato come persona lasciare l'Italia e quindi doverti arrangiare e abitare anche da solo? Allora, è stato difficile, diciamo un po' meno perché te l'ho detto, il fatto della Germania mi ha aiutato molto. Quindi sono venuto qua con un'altra mentalità, sono venuto con una mentalità da avventuriero, volevo venire qua e anzi quando sono venuto qua, sono venuto con l'idea in testa di diventare qualcuno. Sono venuto qua dicendo io qua voglio fare qualcosa di grosso, voglio iniziare a fare qualcosa di grande della mia vita. Quindi era come una sfida, era come un conto alla rovescia, perché ho detto lavoro di notte, conosco gente, cerco di arrivare a qualcosa, poi mi è arrivato qualcosa. Quindi già era una questione mia mentale e ti posso dire che dall'1 al 10 difficile ambientarmi qua, trasferirmi, diciamo un 4, secondo me non è difficile
difficile e perché anche la Spagna è molto simile all'Italia, quindi sto parlando di persone che ti trasferisci dalla Spagna all'Italia, è molto più facile se tu te ne vai in Svezia, in Germania. Certo. Mi ha cambiato la vita totalmente, mi ha cambiato la vita perché tutto quello che è successo, tutto quello che mi ha insegnato a essere molto più aperto con la gente, a essere molto più sciolto. Ovviamente vivere in un altro posto ti apre la mente, quindi è normale che se tu hai la mente abbastanza aperta e ti arriva un'occasione nella vita, là puoi fare una svolta importante. E io non sono la persona che arriva da qua, sono cambiato in una maniera incredibile. Io sono una persona che crede molto nel potere della testa, della motivazione, e secondo me una persona che si vuole trasferire deve pensare no, ho fallito in Italia o non posso stare in Italia. Sono pronto a una nuova sfida? Andiamo a vincere questa sfida. Perché a volte la gente pensa che il fallimento sia andarsene da un posto. Secondo me il fallimento è stare nello stesso posto, riuscendo a fare cose che non riesci perché magari anche il posto non te lo permette per una questione burocratica, culturale, mentale, tante cose. Quindi quando tu fallisci perché rimani sempre allo stesso punto, ma quando tu fai un passo in avanti o ne fai uno indietro, tu non stai fallendo, tu stai cambiando. C'è un detto che dice: se tu non vuoi ripetere gli stessi errori, devi cambiare, se no è normale che si ripetono sempre gli stessi errori. Cioè, secondo me, o una persona si rende conto che sta facendo qualcosa male e quindi dice un passo indietro, o una persona dice è il momento di fare il passo avanti. Però la persona che rimane sempre nello stesso punto, indecisa, per paura. Che paura? Alla fine che fai? Rimani là? Cioè, nel senso, tu immagina, tu sei in una barca in mezzo al mare, in mezzo all'oceano, non c'è niente davanti a te, dietro di te, e tu che cosa fai? Aspetti lì che uno squalo di maggio, che arriva un temporale per buttarti giù. La prima cosa che faccio, dopo essermi spaventato e pianto e tutto, è cercare di fare qualcosa per arrivare in qualche punto. Le esperienze fanno la vita, non lo fanno gli anni, le esperienze. Quindi te lì sei felice oppure torneresti in Italia? Io sono molto felice qua, non tornerei in Italia perché secondo me l'Italia è il paese più bello del mondo e penso che questo lo possono dire moltissime persone. Magari tutti gli italiani che sono in questo momento all'estero dicono che il paese più bello del mondo è l'Italia. Però ti dico una cosa, non si può vivere solo, e io non sono critico in questo, però io vengo da una terra bellissima, la Sicilia, che per quello che ha sarebbe 10 volte, 20 volte più bella di quello che è ora la Costa del Sole, cioè qua dove vivo io. È molto più bella a livello naturale, a livello di spiagge, a livello di... abbiamo l'Etna, abbiamo montagne, abbiamo di tutto. Però il problema è che io non tornerei là perché non c'è quella cosa mentale di voler evoluzionare, di voler creare un progetto, di voler creare e aiutare le persone a farlo. Se tu mi chiedi, si può cambiare qualcosa? Io ti dico, a volte le cose non cambiano e quindi è giusto trovare un altro percorso. Io non voglio spaventare le persone, io voglio dire però alle persone che abbiamo solamente una vita, un progetto così grande dura 30, 40 anni. Ora come ora, per la persona che sono, non potrei tornare in Italia, perché qua in Spagna io, uno, ho la vitalità della gente e la vitalità del posto che mi aiuta. Cioè io qua ho gente che investe, che mi aiuta anche a me a livello lavorativo, a livello di come io sono, a poter crescere. Io dove ero no. Poi possiamo parlare delle città più grandi d'Italia, sono stato a Milano, però guarda, io a Milano lavoravo full time, non riuscivo a vivere. Se non avevo una persona con la quale potevo dividere un affitto, arrivavo stretto e che faccio? Do una boccata d'aria fino al prossimo mese? Do sempre boccate d'aria? No, io sono giovane, io ho bisogno che loro mi danno l'opportunità di darmi aria per poi io pensare e dire faccio questo, faccio quest'altro. Ci vogliono anche le palle. Mio padre una volta mi ha detto questa frase, gli hanno detto una volta, ci vuole coraggio andarsene dopo una vita in Germania, ci vuole coraggio a abbandonare un paese, l'Italia in questo caso. E mio padre gli rispose dicendo ci vuole più coraggio a rimanere nei problemi che cercare una soluzione. Io in questo momento sono in un momento super felice della mia vita perché ho aperto il mio studio di registrazione di video fotografico, inizierò a fare un sacco di cose viaggiando per il mondo, sto cercando di fare della mia vita
quello che io ho sempre sognato. Mhm. Però questo lo posso fare solamente quando sono felice. Cioè Sì. tu puoi lavorare i tuoi sogni quando tu sei felice. Se tu non sei felice, i tuoi sogni li vedi come sfocati, non li vedi bene. Se tu sei felice in Italia, magari fatti una bella esperienza, non significa che devi abbandonare l'Italia, lasciare l'Italia. Però se non ti fa felice quel posto, cerca un posto che ti faccia felice per poi iniziare a sviluppare le tue idee. Infatti si vede che insomma che sei felice, che fai le cose con passione, che fai un lavoro che ti piace, si vede comunque che stai bene, che sei felice, si vede. La mia ragazza io la conosco da praticamente quasi un anno. La mia ragazza 10 anni lavorava in un ufficio, io gli ho parlato di questo progetto mio, lei è appassionata di fotografia, di viaggi. In un mese ha lasciato 10 anni di lavoro per questo posto fisso, presso uno dei lavori più pagati a Malaga. Cioè, quindi che cosa significa questo? Significa che possiamo essere prigionieri degli stipendi, possiamo avere paura, però la vita è una questione di voglie, di emozioni, di sogni. Bisogna avere il coraggio di fare le cose. Non si parla qua di Spagna, si parla di inseguire le nostre voglie. E questo è un bellissimo messaggio, infatti col canale mio sto cercando proprio di dare informazioni dettagliate a persone che non sono più felici in Italia e che magari stanno guardando per andare a realizzare i propri sogni altrove. E quindi il messaggio che hai dato te ora è bellissimo, proprio in chiusura di intervista. Ti ringrazio perché hai dato proprio il messaggio che io voglio dare a tutte le persone che ascoltano, perché magari può essere la Spagna, può essere la Germania, può essere gli Stati Uniti, qualsiasi paese è. Agire è la parola chiave. Non puoi aspettare che le cose cadano dal cielo. Poche sono le volte magari dove, non so, ti cadono le cose dal cielo. Poche o forse mai ti cadono le cose dal mai, cielo. mai. Le cose ti accadono se te ti impegni e ti muovi verso quella direzione lì e allora magari ti accadono, altrimenti penso proprio di no. Guarda, è vero, io l'ho vissuto nella mia pelle, io facendo molte cose e ti posso dire una cosa, oggi tutto quello che faccio è anche grazie a tutte le esperienze, ma anche che non c'entrano niente con i social, anche che non c'entrano niente con la fotografia, però mi ricordo di moltissimi momenti in Germania, a Milano, alcuni momenti, alcune parole, alcune cose che ho vissuto mi servono per fare le cose di ora. Tu immagina, io non potrei parlare ora in questo momento alle persone se i miei genitori non hanno detto un giorno andiamo. E poi io e te ci siamo conosciuti grazie al mio social che tu mi hai incontrato. È tutto un incrocio, è tutto un unire i punti. È così la vita. E la tua storia ora spero che possa aiutare tante persone. Siamo tutti intrecciati, no? Cioè io ho un canale, però ti faccio vedere quello che facevo io quando ero piccolino, perché io ho sempre avuto la voglia di fare video, YouTube. Sì, grande. Guarda, vivere in Germania quando ero piccolino, cioè per dirti che io lo facevo, ero là un ragazzo, non sapevo che cosa fare, non avevo amici e parlavo alla gente. E ora sto parlando di questo. Se poi volete sapere più nello specifico alcune informazioni sulla Spagna o comunque volete sapere, ecco, l'evolversi anche della storia di Danilo, vi suggerisco di seguirlo. Ora vi lascerò poi tutti i suoi contatti social, così potete, ecco, chiedere direttamente a lui. Ho la pecca che faccio contenuto in spagnolo, ora inizierò a farlo in inglese anche. Ovviamente se qualcuno vuole iscrivermi, io con il tempo dovuto, perché ho tanto traffico, tante cose da gestire, però rispondo senza nessun problema. Anzi, scrivetemi che siete venuti proprio da questo video, così io rispondo obbligatoriamente. Certo. Infatti, ecco, io vi ricordo di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i prossimi Italian Globetrotter a giro per il mondo. E poi, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete delle domande, magari vi rispondo io oppure direttamente anche Danilo. Se loro scrivono veniamo dal video, io rispondo. Se no, ecco, bravi. Scrivete che avete visto l'intervista sul canale Italian Globetrotter, così lui vi risponderà. Bene Danilo, io ti ringrazio veramente tanto, ti ringrazio tanto per essere stato mio ospite Italian Globetrotter, spero magari di averti ospite con noi qui in futuro e di sapere come si evolve la tua carriera, la tua vita. Ti auguro il meglio, buona vita, per il coraggio che hai avuto meriti tanto rispetto per quello che hai fatto, come tanti anche italiani che vivono all'estero e comunque che hanno fatto come te. Ti mando un bel abbraccione dall'Italia. Grazie a te. Quello Grazie a te, Riccardo, forte. Un saluto a tutti e agire nella vita, agire. Grande messaggio in chiusura. Mente aperta e agire. Un saluto al nostro Italian Globetrotter dalla Spagna. Ciao Danilo, viva l'Italia agli italiani. Ciao a tutti. Ciao. Suerte. Suerte.